a tutti, bentornati a questo nuovo Retro Video Beat. Quest'oggi da Retroedicola Videoludica presentiamo un altro titolo per PlayStation 1, un titolo non più di nicchia, ma un titolo che ha veramente fatto sfracelli, conosciuto in tutto il mondo e che ha ispirato una miriade di seguiti, ed è Tony Hawk's Skateboarding in Europa o Tony Hawk's Pro Skater in tutto il resto del mondo. Dal secondo capitolo, anche in Europa, prende poi il titolo Tony Hawk's Pro Skater. Non c'è bisogno di dirlo, un gioco sportivo, una simulazione di skateboard, più votata al divertimento, all'arcade, che alla simulazione vera e propria, come lo sono altri titoli, soprattutto più recenti. Questo gioco è stato comunque uno dei primi a rappresentare il mondo dello skate, non solo dal punto di vista sportivo, tecnico, ma anche dal punto di vista della cultura e dell'ambientazione, a partire appunto dai livelli, tutte le varie ambientazioni, lo stile dei personaggi, la possibilità di scegliere le tavole, soprattutto la musica, perché la musica è una parte fondamentale, ma di cui parleremo dopo. Il gioco infatti si struttura all'interno di questi livelli, che sono praticamente delle arene chiuse, che rappresentano vari spazi metropolitani oppure spazi che tipicamente sono associati ai video di skateboard, strade, skatepark esistenti, magazzini, parchi, piuttosto che anche la scuola. Ogni livello ha una sua particolarità, ogni livello ha una sua struttura, ogni livello è diverso dall'altro e nascondono anche dei segreti, delle zone segrete oppure delle zone che, se attraversate in una certa maniera, aumentano il punteggio, perché lo scopo del gioco, almeno nella modalità carriera, è fare i punti, ovviamente con tutte le combinazioni possibili e immaginabili di trick, raggiungere certi punti, raccogliere degli oggetti nascosti. All'interno dei livelli gli obiettivi sono talmente vari che annoiarsi anche in uno stesso livello è veramente difficile. È possibile selezionare non solo Tony Hawk, ma tra i vari personaggi anche altri skater realmente esistiti, altri appunto professionisti. Ogni personaggio all'inizio ha delle qualità distinte, ha anche delle mosse distinte, delle super, ci sono anche le super mosse che possono essere fatte dopo una certa combinazione di trick. Questo rende il gioco comunque molto più ampio, molto più longevo, perché è bello utilizzare tutti i personaggi, sbloccare le caratteristiche di tutti. E anche del personaggio segreto che non vi spoilerò, ma è possibile selezionare una volta finito il gioco. Il gioco non è una simulazione vera e propria, è costruito in maniera molto arcade, come dicevo, e questo permette comunque anche a tutti i giocatori, magari meno avvezzi allo sport dello skate, di potersi approcciare, di poter giocare senza troppe difficoltà. I comandi sono semplici, c'è un tasto per il salto, un tasto per i flip trick, per le rotazioni della tavola, un tasto per i grab, ossia per i trick con la presa della tavola, e un tasto per i grind, ossia quando con la tavola si scorre su un corrimano, un muretto, il bordo di una rampa, eccetera, eccetera. Questi 4 tasti permettono comunque di costruire varie combinazioni, le combo, che permettono al giocatore di aumentare il proprio punteggio e sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di punteggio, ma anche e soprattutto nella modalità 2 giocatori, modalità in split screen, in cui il gioco è diviso in 2 parti, c'è una sfida a chi fa più punti nell'ordine dei 2 minuti. Fondamentale nel gioco è la musica. La musica rappresenta uno degli aspetti culturali dello skate, così come nella realtà. Nei 2 mondi, diciamo, che più lo hanno influenzato o si sono fatti influenzare, ossia il punk rock e il rap. Le musiche sono tutte appunto di gruppi realmente esistenti, Dead Kennedys, Primus. È un piacere anche solo ascoltare le canzoni mentre si gioca. Dopo tanti anni di gioco, a mio avviso, si crea un legame tra le ambientazioni, le partite e la canzone stessa, cioè non si può più ascoltare la canzone senza pensare di giocare a Tony Hawk. Il gioco, pubblicato da Activision e sviluppato da Neversoft, è stato pubblicato nel 1999. In quegli anni, per gli appassionati di skate, soprattutto e particolarmente in Italia, le possibilità di approcciare, di conoscere, di seguire quello sport erano poche, perché internet non era ancora così particolarmente diffuso. L'unica possibilità era o recarsi nei pochi skate shop che esistevano nello stivale, oppure andare a cercare delle riviste come queste che ho conservato, in cui non solo si parlava di skate con dei testi scritti da appassionati, delle bellissime fotografie, ma anche si parlava dell'aspetto, tutto quello che gli stava intorno, a mondi come il punk rock, il rap, il writing, eccetera. Aspetti della cultura del tempo che hanno caratterizzato la mentalità degli appassionati. Un'altra delle chicche del gioco è la possibilità, una volta terminato la carriera con uno dei personaggi,
e di sbloccare il suo video. C'è un video per ogni personaggio, più i video delle cadute. Sono, soprattutto per chi è meno avvezzo allo skate, sono dei video secondo me fatti molto bene, che danno l'idea della complessità, della particolarità dello sport in sé. Inoltre giocare a Tony Hawk Pro Skater non solo è un divertimento per le mani, ma è anche una salvezza per le caviglie e per le ginocchia, perché vi permette di divertirsi, di scoprire questo sport senza, diciamo, correre tutti i rischi di cadute, sbucciature, fratture varie. Come sempre vi invito a passare qui in sede, a passare qui da noi per fare una partita e perché no magari un piccolo torneo a Tony Hawk o un gioco a vostra scelta, per divertirci insieme, perché uno dei nostri scopi è venire qui e divertirci e, quando possiamo, parlare un po' dei nostri giochi o dei giochi che ci hanno fatto sognare. Da Retroedicola è tutto, sono Nicola, vi saluto, alla prossima, ciao! Stay together, play forever, che se stiamo insieme, l'emozione